Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli, idea Frattesi, il Napoli è su Frattesi, serve anche il terzino destro, facciamo il punto della situazione, passiamo anche per i nazionali per quanto riguarda le loro prestazioni, applicazione sia fisica che mentale per chi ha giocato e per chi ancora dovrà farlo, passando poi per le parole del presidente per quanto riguarda la Serie A. Abbassiamo il numero di squadre, abbassiamo le partite, dedichiamo un periodo alle nazionali, così cerchiamo di evitare questi infortuni ovviamente nelle loro nazionali, visto che i calciatori, come dice il presidente, li paghiamo noi. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete e se passate per la prima volta attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare a questo calciomercato e tutte le cazzate che stanno uscendo fuori, il punto sui nazionali. Lobotka gioca 90 minuti con la Slovacchia, partita più che discreta del nostro centrocampista. Elmas entra nel secondo tempo e quindi poco il minutaggio, tutti integri i centrocampisti, ed è la cosa più importante perché poi è un reparto che dobbiamo assolutamente salvaguardare, visto chi rimane schierabile in casa Napoli. Noah Lang non entra con l'Olanda, 0 minuti per l'esterno del Napoli, sperando di vederlo poi nella seconda partita per giudicarlo anche un tantino fuori dalle mura partenopee. E questa situazione Politano sa crossare, Politano in nazionale è un'altra cosa, Politano arriva al cross e lo fa bene, ma perché? Perché Politano arriva a fare quel cross in primis, perché c'è un attaccante che è andato ad occuparlo quello spazio, a dettartelo quel cross. Punto secondo, non deve fare 60.000 km all'indietro per poi rifare i 60.000 km in avanti, arrivi a doverlo fare quel cross ma sei totalmente, diciamo, scarico, poco lucido e lo fai una schifezza, quando invece a quel cross ci arrivi con tutta la lucidità del caso e fisicamente al top per quanto riguarda la partita che stai giocando. Ecco che esce un tiro calibrato, preciso, al di là però, situazione da non sottovalutare, dell'attaccante che è andato ad attaccarlo quello spazio sul secondo palo. Tutto qua, quindi non è che Politano in nazionale sa crossare, a Napoli non sa crossare, i piedi sono diversi quando indossi una maglia e quando tieni quella del Napoli addosso, al limite dimentichi cosa fare. È così, assolutamente così. Come ci arrivi a fare una determinata giocata. Se ci arrivi bene fisicamente e mentalmente, esce la giocata. Se ci arrivi scarico del tutto, viene una cosa a metà via e molte volte non porta a niente di buono. Il calciomercato, se ne stanno dicendo di tutti i colori per quanto riguarda il centrocampista. Frattesi, addirittura lista svincolata, è uscito pure il nome di Pianci, siamo proprio alla frutta. E Radio Vischis dice il Napoli è su Frattesi e bisogna contrattare con l'Inter, c'è anche questa corsia preferenziale che possiamo sfruttare con Jolie. Allora se noi dobbiamo puntare sulla situazione Jolie, le amicizie che ci possono essere, che a me, diciamo, non, non sto qui a giudicare se puoi sfruttare una situazione del genere o meno, però se dobbiamo arrivare a un calciatore sfruttando queste di situazioni, allora siamo messi un tantino male per quanto mi riguarda, al di là che secondo me Frattesi non sia la soluzione al momento in casa Napoli. Uno, perché devi contrattare con l'Inter; due, perché l'Inter è una tua diretta concorrente; tre, perché non andresti a colmare, per quanto mi riguarda, il vuoto che lascia Anghissà. Abbiamo altri calciatori in rosa. Per me la rosa del Napoli resta competitiva, resta comunque fornita, te la puoi giocare con quelli che ci sono. A inizio campionato e nei ritiri ci siamo sentiti dire Vergara, ad esempio, ce lo portiamo con noi perché sta facendo bene, sta dando tutto, si è allenato come si deve, eccetera, eccetera. Perdi qualcuno per infortuni, perfetto. Giocatela con quelli che hai. A gennaio serve il terzino destro, serve chi fa rifiatare il capitano, se tu a Mazzocchi non lo vuoi schierare. Quindi si parla di un Norton Cuffi del Genoa, che ovviamente in prestito potrebbe arrivare a 21 anni. Si parla di calciatori che comunque non andrebbero ad occupare posti in lista, perché il Napoli già deve fare i conti nel togliere qualcuno, far rientrare qualcun altro, torna Lukaku, prende il posto di De Bruyne, quindi già dovresti andare a giocare un tantino con le liste. Ecco perché
per far rifiatare Di Lorenzo si sta pensando a un calciatore under 22 che non ha assolutamente nessuna condizione per quanto riguarda il metterlo in lista, e avresti il calciatore per far sedere un attimo il capitano e far, diciamo, recuperare energie a Giovanni Di Lorenzo. Si è parlato di Sanchez, ovviamente del Siviglia, perché ritorna questa situazione durante il calciomercato del Napoli, ma il Siviglia, a quanto leggiamo, ha sparato molto, ma molto alto, 25 milioni. Si parte da 25 milioni anche perché non sappiamo come è andata a finire quella situazione, diciamo, nel mercato estivo, e quindi come si è rimasti col Siviglia, se c'è stata qualche scaramuccia dal punto di vista dei dirigenti e quindi di ripicca, ecco, si alza il prezzo del cartellino. Sarebbe da prendere? Sarebbe assolutamente da prendere, però se non ci arrivi perché economicamente non ti accordi a gennaio, Cuffi del Genoa me lo potrei anche tenere, anche se vai a pescare in una squadra in Serie A che comunque non sta vivendo un grandissimo momento. Per poi far rifiatare il capitano lo devi anche prendere pronto, mentalizzato, sul pezzo, perché non è che arriva il calciatore a gennaio e poi lo vediamo a fine aprile, perché deve entrare comunque nella situazione tattica, deve acquisire determinati movimenti e quant'altro. Vedremo il Napoli come e cosa farà nella sessione di mercato che ci sarà da gennaio fino, ovviamente, dal primo fino alla fine di gennaio. Adesso non ho le date della sessione di calciomercato alla mano, comunque nel mesetto di questa situazione, sperando che le cose vengano fatte per bene e non si vada per mode, per sentito dire, per calciatori che vuole il mister e che servirebbero al progetto, perché poi quelli che abbiamo preso ad agosto servivano o potevano servire al progetto, ma a quanto pare comunque sono stati messi da parte. Rifare una cozzaglia di acquisti in prestito, eccetera, come è stato nella stagione post scudetto di Spalletti, in quel di gennaio, dove arrivarono Traoré, Dendonger, eccetera, 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 non mi sembra il caso. Ce la giochiamo, per me, con quelli che abbiamo. Dobbiamo risolvere sicuramente la situazione del farsi male ogni 3-2, perché a quel punto ne servirebbero 15 di calciatori e non solo il far rifiatare Di Lorenzo, chi sostituisce Anghissà che sarà fuori 2 mesi e salterà anche la Coppa d'Africa. Questo è il mio personale pensiero. Lasciamo stare l'andare a prendere un calciatore dall'Inter, perché dovresti comunque scendere a compromessi con una diretta concorrente e tira e molla comunque. Secondo me è una situazione che difficilmente potrebbe andare in porto, anche se, ripeto, non è la soluzione per sostituire Anghissà. Ci rendiamo conto di cosa abbiamo perso senza Anghissà? Senza Anghissà in campo perdiamo gol, perdiamo interdizione, perdiamo superiorità numerica quando Zambo ovviamente è sugli scudi, e questa stagione la stava giocando, a parte qualche sprazzo di partita, comunque la stava giocando veramente molto, ma molto bene. Abbiamo calciatori in rosa, abbiamo anche d'utilità dal punto di vista tattico per poterti schierare diversamente con un 4-4-2, puoi mettere un trequartista dietro la punta, o addirittura un esterno di qualità dietro una punta che potrebbe essere un Neres, lo metti dietro Højlund, ti metti con, che ne so, con Lobo e McTominay e poi 2 esterni e 4 dietro, un Gutierrez che deve partire assolutamente titolare per quanto mi riguarda nelle prossime uscite, perché è l'unico tra virgolette del Napoli che ultimamente sta convincendo ogni volta che calca il terreno di gioco. Quindi le soluzioni per me ci sono, dobbiamo solo, ecco, rivedere questa situazione, allenamenti, infortuni, perché altrimenti servirà una sessione di calciomercato anche a marzo e aprile, perché non avrai chi schierare. Le parole del presidente, e chiudiamo questo contenuto. Io mi auguro che il presidente non si metta mai in testa di diventare il capo della FIGC, che altrimenti lo perdiamo alla presidenza del Napoli, però sarebbe il caso per cambiare qualcosina nel calcio italiano. Detto questo, intervenuto a Ginevra nel centro congressi della Federico II per l'edizione speciale di Motore Italia America's Cup, il presidente esce così:
Presto i miei giocatori della nazionale e cosa succede? Rachmani è tornato sfasciato, anch'issa pure. Così non si può andare avanti. Il presidente del Napoli ha ribadito la sua idea per ristrutturare il calcio come riporta il Corriere dello Sport. I campionati non devono avere soste, bisogna ridurre il numero di squadre e partite. Se il campionato comincia a luglio e finisce a marzo-aprile, poi si concentrano nelle nazionali in un tempo determinato. Così avrebbe senso. E sulle nazionali devono capire che i giocatori sono nostri dipendenti pagati da noi. Siamo noi che dovremmo decidere se possono essere sottoposti ad ulteriori sforzi e quando tornano infortunati ci deve essere un indennizzo vero e una finestra di mercato straordinaria per rimediare. Le soluzioni ci sono per, diciamo, per chi vuole pensare, per menti pensanti come quella del Presidente, ci sono e potrebbero anche essere attuate. Non è che serve cambiare dalla A alla Z il calcio italiano oppure devi entrare in politica, diventare prima il Presidente della Repubblica per poi cambiare del Consiglio in questo caso, per poi cambiare il tutto, ma il calcio potrebbe rimettersi in regola per tempistiche dedicando che poi il Presidente dice da luglio a marzo. Si può anche fare che tolte le soste, comunque le partite sono tante, finiresti il campionato a fine aprile, al massimo inizio maggio, maggio-giugno, un mesetto per le nazionali, poi le ferie e si iniziano i ritiri comunque pre-campionato della stagione successiva. Non è una cosa molto difficile, ecco, da fare. Si dovrebbe assolutamente almeno tentare per vedere se poi questa situazione soste, cambi la preparazione, cambi allenamenti, vai in nazionale, ti ritrovi dal club ad un altro preparatore, ad un altro allenatore a dover fare altri movimenti dal punto di vista tattico. Quindi se questa situazione grava, ecco, sui muscoli dei calciatori e sugli infortuni che stiamo vivendo, lo potresti vedere solamente attuandola. Ecco l'idea del presidente Aurelio De Laurentiis, ma credo che siamo lontanissimi, ecco, da queste soluzioni, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'Europa in generale, perché poi dovrebbero farlo tutti i campionati per andare a parare sulla situazione nazionale e il determinato periodo per impegnarti con i colori della tua nazione. Speriamo che cambi qualcosina e speriamo che il Napoli faccia le cose per bene in questa sessione di mercato, soprattutto, ripeto, trovando e portando a casa il sostituto di Di Lorenzo che non può giocarle tutte fino a fine campionato, visto che Mazzocchi ce l'hai come figurina. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.